Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video di Bitscap. Vi invito come sempre ad iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati, attivare la campanellina per ricevere le notifiche quando i miei nuovi video vengono messi online e mettere un mi piace per aiutare questo canale a crescere e incentivare me a fare sempre nuovi video. Vediamo oggi il punto della situazione da quando ho riattivato 3 bot e faccio riferimento a qualche settimana fa, ossia dopo il periodo di interruzione dovuto alla diciamo, discesa dei mercati che c'è stata. In questo lasso di tempo, come ho consigliato anche nei miei gruppi privati, abbiamo diciamo, interrotto gli abbonamenti in quanto il bot non era diventato più sufficientemente profittevole e poi anche perché le monete perdevano praticamente valore e di conseguenza anche i nostri portafogli. Per fare un esempio, il mio aveva perso circa il 60-70% del suo valore. Quindi, come consigliato sempre nei miei gruppi privati, avevo detto di non vendere sicuramente le monete perché comunque questo è un mercato che subisce queste oscillazioni, vendere a ribasso non è mai magari una buona mossa e quindi credo che molti avranno seguito il mio consiglio, stessa cosa ho fatto anch'io e devo dire che già da qualche giorno il portafoglio ha cominciato a riacquisire un po' quello che era il suo valore ed è aumentato rispetto al mio ribasso massimo di oltre il 50%. Quindi devo dire che le cose stanno riprendendo. Anche i bot stanno lavorando discretamente bene, come possiamo anche vedere in questa rappresentazione grafica. Se qui andiamo a vedere, questo in particolare è Ripple Bitcoin, uno dei miei 3 bot, andiamo a vedere, ha sempre lavorato senza interruzioni, anche grazie alle due funzioni trailing up e trailing down. Come vedete comunque ha lavorato sempre molto bene, ci sono state anche delle oscillazioni importanti, però devo dire insomma che le cose sono andate discretamente bene. Questo è il punto della situazione al 19° giorno e per quanto riguarda almeno Ripple Bitcoin comunque mi ha fatto un 9,5%, 185 dollari rispetto a quello che è stato il mio investimento. Abbiamo poi Fat Bitcoin che mi ha fatto comunque 1000 dollari in 19 giorni, un 48,75%, e Bitcoin USDT che chiaramente è un pochino più stabile, ha prodotto di meno, ma comunque sta andando discretamente bene. Mi ha fatto comunque 75 dollari in meno di 20 giorni. Se andiamo a vedere anche il grafico di questa accoppiata, vedete comunque ha lavorato, poi ha subito anche un bel pump rispetto a quando io ho consigliato di investirci, quindi diciamo che il mio consiglio è stato un buon consiglio per quanto riguarda sempre il mio gruppo privato e come vedete ha acquisito veramente un valore interessante. Vi ricordo anche che in descrizione troverete il mio link referral per quanto riguarda Bitscap, che vi dà la possibilità, se lo utilizzate, di contattarmi comunque su Telegram, farlo presente e dopo la verifica vi posso inserire in un mio primo gruppo privato, che è quello riservato, diciamo, ai nuovi membri che stanno sfruttando i 14 giorni gratuiti, superati i quali, se attivate uno degli abbonamenti previsti da Bitscap, vi inserirò in un altro mio gruppo privato riservato proprio agli abbonati e in quel gruppo io pubblicherò dei segnali di trading che vengono suggeriti online e quindi vi do la possibilità di vedere insomma quali possono essere le coin per fare le accoppiate e per investirci, che sono suggerimenti che possono essere diciamo utili soprattutto ai neofiti.
Un altro consiglio che io volevo dare, su suggerimento poi di un membro del mio gruppo, è stato quello, più che altro un'osservazione. Ossia, mi è stato chiesto, ma il trailing down conviene effettivamente attivarlo in tutte le situazioni? Allora, noi ricordiamo che il trailing down praticamente per compensare la discesa al di sotto del lower price, che cosa fa? Mm, Praticamente utilizza delle monete del nostro portafoglio, quindi è un incremento in un certo senso di quello che è il nostro investimento. Allora, il suggerimento che io posso dare, vista la funzione particolare, è quello di attivarlo soprattutto su coin che hanno un certo mercato, un certo valore. Perché comunque voi andate ad acquistare queste coin che poi vengono utilizzate dal bot comunque per continuare a fare le operazioni. Fare un investimento su una coin in una fase di discesa, perché il trailing down comunque si attiva in una fase di discesa, può essere anche vantaggioso dal punto di vista del valore della singola coin. Quindi se noi parliamo di coin importanti come possono essere Ripple, Cardano, Ethereum o altre cripto comunque di un certo valore, magari fra le prime 20-25 posizioni del coin market cap, allora può risultare anche come investimento, perché comunque quelle monete che tengono il mercato, anche se c'è una fase di decremento del valore, prima o poi, seguendo anche un po' la linea del Bitcoin, che con le sue oscillazioni si porta praticamente dietro la maggior parte delle coin del mercato, chiaramente magari risulta un acquisto a un valore comunque inferiore a quello del mercato o medio e quindi potrebbe essere visto come un investimento perché poi comunque nel tempo tenderanno quasi sicuramente, proprio per le caratteristiche di questo tipo di mercato cripto, magari a riacquisire o a aumentare il proprio valore. E quindi in un certo senso è come se noi comprassimo delle coin quando si abbassa il valore come investimento. Ecco, quindi riassumendo, il mio consiglio è quello di attivare il trailing down più che altro su quel tipo di accoppiate. Se noi facciamo un'accoppiata per ipotesi, perché magari vogliamo sfruttare il momento, perché ha delle buone oscillazioni, perché comunque vediamo che è in una fase di rialzo, una coin anche sconosciuta, appena arrivata sul mercato, ma comunque è una coin che non ha storico, in quel caso il trailing down potrebbe essere un pochino più rischioso. Perché? Perché molte coin entrano nel mercato, fanno un bel pump, comunque fanno un bel rialzo, ma poi dopo un periodo relativamente breve crollano e in molti casi difficilmente riacquisiscono valore. E quindi magari investire su quello è un pochino più rischioso. È preferibile una coin che è di mercato e quindi il trailing down è preferibile attivarlo soprattutto su quel tipo di accoppiate. Poi per quanto riguarda l'accoppiata in sé, noi sappiamo che possiamo utilizzare Bitcoin, USDT, BUSD, comunque possiamo usare coin differenti. Nel caso del BUSD ha il vantaggio inoltre che non paghiamo le fee nelle operazioni di compravendita, che comunque incide alla fine e quindi quando possibile è preferibile usare quella coin. Però è anche vero che secondo gli analisti, secondo gli esperti del mercato cripto, il Bitcoin sarà una di quelle monete che, anche se ha avuto questo periodo di transizione, tenderà al rialzo. C'è chi ipotizza che possa arrivare a 100.000 euro e addirittura chi ipotizza che possa arrivare a 200.000. Questo che cosa vuol dire? Che quando noi facciamo un'accoppiata, magari prendere in considerazione, oltre al BUSD e ai suoi vantaggi, magari in considerazione anche il Bitcoin come fase di accumulo potrebbe essere un'idea. E quindi fare delle accoppiate utilizzando Bitcoin. Poi chiaramente ci sarà quella fascia di persone che vogliono stare magari più tranquille
e preferiscono magari il Tether perché comunque è una stablecoin, mi dà un pochino più di sicurezza e allora preferisco magari investire su quello. Però ognuno poi sceglierà la sua strategia. Io più che altro posso dire quello che è il mio pensiero, ma poi voi potete gestirlo come meglio credete, insomma. Comunque ecco, ricordatevi che se diventate miei referral utilizzando il link che lascio in descrizione, avete la possibilità di entrare nel mio gruppo VIP abbonati dove potrete avere dei segnali, insomma, delle indicazioni su quali accoppiate magari investire. Se andiamo a vedere, in meno di 20 giorni, praticamente il mio bot, i miei bot, perché in questo caso sono tre, hanno totalizzato un più 20%, 46, circa 1320 dollari. Se ricordate nel mio primo video, io praticamente ho investito intorno ai 6.000 dollari e qui possiamo vedere il totale di quello che stiamo guadagnando con il bot più l'oscillazione che c'è stata comunque delle monete e per un totale del 27%. Devo dire che sta ripartendo molto bene, i bot stanno lavorando molto bene, la nuova funzione di trailing down funziona molto bene, quindi devo dire che rimango molto soddisfatto. Un'altra cosa che mi viene spesso detta è il discorso della comparazione fra quello che a noi compare sul nostro wallet o exchange rispetto a quello che noi vediamo qui. Per dirla più semplice, magari qui noi vediamo che abbiamo guadagnato 1320 dollari, però non abbiamo riscontro magari su Binance, non abbiamo perfettamente 1320, ma magari abbiamo dei valori differenti. Allora, il perché possano esserci valori differenti comparandoli con Binance, sinceramente non lo so nel particolare come mai. Però è pur vero che, per esempio, per quanto mi riguarda, io difficilmente vado a vedere i piccoli numeri, nel senso i 20-30 dollari che possono mancare, ma capisco anche che c'è chi investe magari meno, ha un wallet o comunque ha un portafoglio un po' più piccolo, parliamo magari di qualche centinaia di dollari e quindi le piccole differenze si notano sicuramente di più e quindi vorrebbero anche una spiegazione del come mai. Allora, io sinceramente una spiegazione precisa del perché non appare esattamente la stessa cifra non so darvela. Il consiglio che posso darvi tutt'al più è quello di contattare il supporto, sempre in lingua inglese se possibile, e spiegare in dettaglio a cosa vi riferite, spiegando qual è la cifra, magari mandando anche allegando degli screenshot se ci riuscite, in modo da spiegare in modo dettagliato qual è il problema, perché se effettivamente è un problema, sicuramente verrà esaminato dal supporto e magari risolto. I feedback, come dicevo in altri miei video, sono comunque importanti. Io non ho mai notato questa cosa, ma anche perché, vi ripeto, non guardo i piccoli numeri, quindi se mancano nell'ambito di, in questo caso, 1323 dollari, se mancano 20, 30, 40 dollari, sono sincero, non ci faccio caso. Non l'ho mai controllato nel dettaglio. Però avete fatto bene a fare l'osservazione e farete altrettanto bene a comunicarla al supporto. Quindi anche per il futuro vi invito comunque sempre a far notare qualunque cosa vediate di strano, qualunque conto non vi torni, a farlo presente in primis al vostro sponsor, ossia colui che vi ha dato il link referral, e se eventualmente lo sponsor non è in grado di dare una risposta, perché chiaramente non l'abbiamo certamente fatto noi la piattaforma e quindi non possiamo rispondere ad ogni domanda, contattare comunque il supporto e farlo presente. E poi, una volta avuto la risposta, se è una risposta soddisfacente, farla comunque presente allo sponsor perché può essere utile magari per altri membri o per altre persone che comunque hanno investito nella piattaforma. Lo scambio di informazioni
è sempre molto importante quando si tratta comunque di investimenti finanziari e di denaro, perché in questo modo in una community ci si aiuta, che è quello che poi io ribadisco spesso e volentieri nei miei gruppi privati. Detto questo, posso solo aggiungere che sono molto soddisfatto di come sta lavorando, di quelli che sono stati i profitti e ci vedremo tra qualche giorno per fare il punto della situazione e vi attendo eventualmente nei miei gruppi privati. Vi ringrazio a tutti e al prossimo video.